Oggi parliamo di previdenza complementare e ne parliamo con il vice direttore generale della Banca d'Italia, Valeria Sannucci, non senza aver precisato che fino alla rivoluzione industriale le forme di previdenza, se così la si può chiamare, ma in proprio, erano affidate alla beneficenza e alla diffusione elargita soprattutto dal clero dei ricavati di questa beneficenza. Fu con la rivoluzione industriale che iniziarono le prime forme di assistenza ai poveri, assistenza ai lavoratori, ma erano tutte forme molto rudimentali. Si doveva aspettare l'Ottocento, una grandissima personalità della vita politica, il fondatore della Germania Unita, il cancelliere Bismarck, per avere nel 1883 una forma di assistenza vera, pronunciata, l'invenzione dell'assistenza organizzata, della previdenza e dell'assistenza. Poi nel Novecento un altro grande passo avanti, il passo avanti nel 1942 con il piano Beveridge in Inghilterra, quello che portava l'assistenza, si diceva, dalla culla alla tomba, e qualcosa di ancora più articolato nei paesi scandinavi. Questa brevemente la storia dell'assistenza, ma vediamo adesso il filmato. A partire dagli anni 90, l'invecchiamento della popolazione, gli squilibri delle finanze pubbliche e le condizioni dell'offerta di lavoro hanno richiesto al nostro paese profondi interventi di riforma del sistema pensionistico pubblico e la costruzione, in parallelo, di una previdenza complementare. Gli snodi più importanti di queste riforme sono stati la riforma Amato del 1992, con regole più stringenti per il calcolo dell'ammontare della pensione, la riforma Dini del 1995, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, la riforma Monti-Fornero del 2011, che ha velocizzato la transizione al nuovo sistema, inasprito i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e semplificato le regole. Oggi il nostro sistema è tra i più solidi d'Europa. Alla fine del 2015 i lavoratori italiani iscritti alla previdenza complementare sono raddoppiati, ma le percentuali di adesione più basse della media si riscontrano proprio tra i lavoratori che avrebbero maggiormente bisogno di una seconda pensione, quali donne, giovani, autonomi, lavoratori delle piccole imprese. Ciò è dovuto non solo alla precarietà lavorativa e alla bassa dinamica dei salari, ma anche all'insufficiente conoscenza delle tematiche finanziarie e previdenziali. Il ruolo dell'educazione finanziaria e iniziative come quella dell'INPS della busta arancione, che consente ai lavoratori di stimare il tasso di sostituzione, ovvero il rapporto tra la prima pensione pubblica e l'ultima retribuzione, sono particolarmente importanti. A lei, dottoressa Sannucci, dopo aver visto il filmato, rivolgo la domanda più importante: ma perché si dovrebbe aderire a un fondo di previdenza complementare? Ci sono moltissimi vantaggi connessi con l'adesione a un fondo pensione. In primo luogo, per i lavoratori dipendenti c'è una convenienza molto certa e ovvia, che è la contribuzione del datore di lavoro. La prestazione che si percepirà al momento della vecchiaia non è formata solo dai versamenti che il lavoratore ha effettuato, ma anche dalla contribuzione del datore di lavoro. Quindi rinunciare ad aderire a un fondo pensione significa rinunciare a risorse che il datore di lavoro era disposto a mettere in campo per il lavoratore. Questo però purtroppo vale ovviamente solo per i lavoratori dipendenti. Per tutte le categorie di lavoratori ci sono però altri benefici finanziari, fiscali e anche di sicurezza, certo, perché esiste un comparto garantito che ogni fondo pensione assicura, e quindi chi è particolarmente avverso al rischio può lo stesso cercare di trovare un prodotto adatto a sé, dal momento che può conoscere con certezza in anticipo la prestazione che riceverà al netto dei costi di gestione. Ma secondo lei c'è un modo per incoraggiare i giovani, le donne, le fasce più deboli ad aderire a queste forme di previdenza? C'è sicuramente un modo che le istituzioni stanno imboccando con molto impegno, che è quello di favorire la conoscenza di questi strumenti, di favorire la comprensione dei benefici che ne possono derivare.
C'è uno sforzo notevole in questa direzione fatto dalla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Sul sito della COVIP si trovano moltissime informazioni utili, a partire da una guida alla previdenza complementare che è scritta in maniera molto chiara, però si può anche fare molto a livello individuale. Penso al contrasto tra generazioni che inevitabilmente nel nostro Paese si è generato con gli anziani che da deboli sono diventati in qualche modo fascia relativamente protetta della popolazione, e possono affiancare un giovane, un nipote, un figlio ad imboccare la strada del risparmio per la pensione complementare, se possono farlo naturalmente. E secondo lei, secondo la sua sensibilità, a cosa sono dovute le forme più acute di riluttanza, di resistenza ai ragionamenti che stiamo facendo? La precarietà del mondo del lavoro, quindi le persone più riluttanti ad aderire a queste forme sono le donne, i giovani, le persone delle regioni dove il tasso di disoccupazione è più alto, perché aderire a un fondo pensione naturalmente significa parametrare i versamenti a una retribuzione che si teme in alcuni momenti non esserci. E se rinunciamo al trattamento di fine rapporto? Beh, facciamo una cosa utile, perché il fondo pensione mantiene le caratteristiche, almeno in parte, del TFR, e quindi io credo sia importante capire che non è mai troppo presto e né troppo tardi per aderire a un fondo pensione complementare. Diciamo, il filo conduttore di queste trasmissioni si applica molto bene al contenuto. Bellissimo slogan, lo farò mio per sempre. Grazie.